Capitolo secondo, parte nona. Lo scontro con le potenze del tempo. Sarcasmo sul nome. Il primo e più famoso incontro del nome con le potenze umane avvenne all'epoca dell'Esodo, nel XIII secolo, quando Mosè si presentò al faraone per trasmettergli il comando ricevuto sul Sinai. Dice Yahweh, il Dio d'Israele: lascia partire il mio popolo. Il faraone, che doveva senz'altro conoscere l'elenco dei nomi di oltre 400 divinità, tante erano quelle che venivano onorate nella terra del Nilo, rispose: Chi è Yahweh, al quale io dovrei ubbidire lasciando partire Israele? Io non conosco Yahweh e neppure lascerò partire Israele. Esodo 5,2. Chi è Yahweh? L'esclamazione del faraone fissa la prima reazione dell'uomo davanti al nome appena uscito dal deserto, e crediamo che rimarrà l'atteggiamento tipico in ogni rapporto che l'uomo avrà con esso, anche dopo una lunga consuetudine. Dirà altrettanto chi crede d'averlo già creduto, come si porrà la stessa domanda, il mistico sulle vette della sua esperienza di fede. Ma l'uomo va capito. Nella reazione del faraone è inclusa la sensazione che il nome che egli ode per la prima volta è un nome senza credenziali, intuisce che si tratta di un nome che va creduto sulla parola. La sua, infatti, non è una domanda che attenda una risposta, ma una reazione. E questo è molto significativo per un nome udito la prima volta, e giudicato estemporaneo ancor prima d'essere conosciuto. Se il nome ha dato prove sufficienti di sé durante tutta la storia della salvezza, deve ammettersi anche che quei segni sono tali per chi ha la disposizione a leggerli. La pagina dell'Esodo vuol porre in risalto proprio questo: il faraone ha un cuore indurito dall'orgoglio. Le stesse 10 piaghe d'Egitto sono segni che la Bibbia non spoglia della connotazione naturale entro la quale potevano venire interpretate, poiché è costume divino intervenire nelle leggi naturali, soltanto per proporle come invito alla fede nella sua parola. Solo questa viene costantemente presentata come la suprema manifestazione di Dio nel tempo, ben superiore a ogni genere di prodigio. La prova stessa che Yahweh dà a Mosè, al momento della rivelazione del nome sul Sinai, include un atto di fede. Io sarò con te, eccoti il segno per cui saprai che io ti ho mandato. Quando avrai fatto uscire il popolo dall'Egitto, renderete culto a Dio su questo monte. Esodo 3,12. La qual cosa era tutta da credere, dal momento che l'adempimento del segno è posteriore alla missione di Mosè in Egitto. Infatti, tutto ciò non dispenserà Mosè dall'affrontare il faraone e i suoi dei, munito di quel solo nome, nel quale egli crede per esserne attivo profeta. Già la povertà delle credenziali, con cui Mosè si presenta al faraone quale ambasciatore d'un Dio ignoto, rivela la linea su cui il nome si pone per agire nella storia dell'uomo. Questo metodo non risparmierà al nome di leggio e sarcasmi. È il caso accaduto al tempo dell'invasione assira sulla fine dell'VIII secolo, allorché Senecherib, dopo aver espugnate varie fortezze della Giudea, si appresta a stringere d'assedio Gerusalemme capitale. Inviò allora un suo ambasciatore per dire al re Ezechia: Che fiducia è quella su cui ti appoggi? Tu ti immagini che delle parole dette al vento valgano quanto il consiglio e la forza nel fare la guerra. Ora in chi confidi ribellandoti a me? Non ascoltate Ezechia, il quale vi inganna dicendovi: Yahweh ci libererà. Quali mai, fra tutti gli dei delle nazioni, hanno liberato il loro paese dalla mia mano? Potrà forse Yahweh liberare Gerusalemme dalla mano mia? 2 Re 18,19-35. La disuguaglianza delle forze tra l'esercito assiro e la truppa del re Ezechia non è neanche da calcolare. Ciò nonostante, il pio re, contemporaneo del profeta Isaia, fece questa commovente preghiera al suo disprezzato Dio. Yahweh, Dio d'Israele, che siedi sui cherubini, tu solo sei il Dio di tutti i regni della terra, tu hai fatto il cielo e la terra. Yahweh, porgi l'orecchio e ascolta. Ascolta tutte le parole che Sennacherib ha fatto dire per insultare il Dio vivente. È vero, o Yahweh, che i re d'Assiria hanno devastato tutte le nazioni e i loro territori. Hanno gettato i loro dei nel fuoco, ma non erano dei, bensì opera delle mani dell'uomo. Ma tu, Yahweh, Dio nostro, liberaci dalla sua mano, affinché sappiano tutti i regni della terra che tu sei colui che è, il solo Dio. Re 19,15-19. In tempi in cui la vittoria su un popolo o la conquista d'una città comportava
secondo la comune credenza, anche la supremazia delle divinità della nazione vittoriosa sulla divinità nazionale del popolo assoggettato. La preghiera di questo inerme principe è veramente eroica nella sua fede, tanto più che, la maggior parte delle volte, tali suppliche Yahweh le esaudiva non direttamente, bensì con un segno profetico anziché con una liberazione immediata. Spesso Yahweh risponde aumentando le responsabilità della speranza. Preferisce chiedere una fede maggiore anziché intervenire direttamente nel fatto. Sul ciglio di tali precipizi camminava la fede che il nome esigeva ed esige. Ecco perché una sventura nazionale, come quella dell'esilio, indirizzava il popolo dell'alleanza verso la conversione del cuore, la quale però, nei profeti, non va intesa soltanto come una conversione morale, ma includeva prima di tutto la conversione della mente, cuore, al disegno divino. Ad esempio, il fatto d'aver scambiato spesso una convinzione teologica con quelle della pratica morale ha causato nel cristianesimo molti danni. Molte volte ci si ritrova a confrontarci con anime che accampano una condotta religiosa scrupolosamente praticata, senza accorgersi che talora la mente non si è mai consegnata all'intelletto divino con sincerità e abbandono. Di qui i drammi e gli addebiti fatti al nome, con inconsapevole insolenza, mentre il tema generale della predicazione profetica durante il periodo dell'esilio batte soprattutto sul disegno divino da adorare anche dopo la punizione. Un salmo da rileggere. I salmi, in specie, riecheggiano questa polemica contro la superbia e le vanterie dei popoli più fortunati di Israele. Una disputa teologica a cui però nessuno dava peso, poiché sembrava che Israele gridasse al vento. Poche altre pagine bibliche situano meglio del Salmo 53, gemello del Salmo 14, la valutazione che i potentati dell'epoca davano del Dio che aveva un tempio sul Sion. Si tratta di un salmo che solitamente viene interpretato come una generale negazione dell'esistenza di Dio, sul piano filosofico delle idee. Lo stolto dice in cuor suo: Dio non esiste. Sono corrotti, fanno cose abominevoli, nessuno fa il bene. Dio dal cielo si china sui figli dell'uomo, per vedere se c'è un uomo saggio, uno che cerca Dio. Tutti hanno deviato, tutti si sono ribellati, nessuno fa il bene, neppure uno. Lo sanno forse i malfattori, i quali divorano il mio popolo come il pane? Essi non invocano Dio, Yahweh. Hanno tremato di spavento là dove non c'era spavento, quando Dio, Yahweh, disperse le ossa del tuo aggressore. Sono confusi perché Dio li ha respinti. Chi darà da Sion la salvezza di Israele? Quando Dio, Yahweh, farà tornare i deportati del suo popolo, esulterà Giacobbe, gioirà Israele. Ci sembra che le varie e contraddittorie interpretazioni che se ne danno trascurino il fatto che, a quei tempi, non esisteva un vero problema dell'ateismo, in nessuna delle forme realmente tali, e quand'anche il salmista avesse voluto qualificare come atei i popoli pagani, o certe scuole dove si fosse insediato il pensiero filosofico greco, l'idolatria si imponeva agli occhi di Israele come una superstizione, anche quando, moltiplicando le divinità, sembrava che quelle culture fossero religiosissime, per eccesso di credulità. Questa almeno fu l'impressione di Paolo davanti alla spettacolosa idolatria, che aveva fatto di Atene una città della bellezza, vedi Atti 17,22. Nel caso, era Israele che poteva essere tacciato d'ateismo, proprio a causa della trascendenza del suo Dio, la quale escludeva dal culto ogni immagine. Ricordiamo lo stupore di Pompeo Magno, nel Tempio di Gerusalemme. In quei tempi, una religione priva di simboli e di simulacri inabitati dallo spirito delle varie divinità, era del tutto inconcepibile. Anche la magia, area prediletta dalla formula e dal gesto, aveva i suoi simboli. Detto questo, torniamo al nostro Salmo 53, nel quale preferiamo vedere una diretta negazione del solo Dio del Sion. In quanto Dio d'un popolo valutato per insignificante al punto, si sarebbe potuto dire che nessuna divinità ne avrebbe accettata la rappresentanza. Tanto era piccino, dice il profeta Amos, 7,2. Certamente ogni divinità, proprio perché figlia dei pensieri dell'uomo, si accontentava di quanto le veniva detto e offerto, ma nessuna di tali personificazioni poteva chiedere la fede a chi che sia. Lo riscontriamo nella commedia greca, dove lo spirito umano sapeva ridere anche delle proprie credenze religiose. Ora è curioso il fatto che, fra tanti generi letterari che la Bibbia adopera durante il millennio della sua redazione,
nessuno degli autori ispirati abbia mai pensato di usare, nemmeno per un momento, il genere comico in questa materia. Elia predispone uno spassoso trabocchetto nei confronti dei sacerdoti di Baal, primo Re 18,25-29, ma l'autore sacro ne tratta come d'un episodio di gusto personale e basta. Certo, la Bibbia sa anche sorridere, ma non ridere. Sulle divinità idolatriche getta solo sarcasmo, anche quando ritrae con compiacenza gatti o gufi appollaiati sulla testa dei loro simulacri. Vedi Baruch Vulgata 6,21. Per essa la commedia religiosa è impensabile, a causa della ripugnanza che sente sull'argomento. Dobbiamo tener sempre presente che l'accettazione del patto aveva reso Israele un popolo separato, come è detto nel libro di Ester 3,8, e del suo Dio aveva fatto un Dio privo di qualsiasi possibilità di trasferimento in un ambito che non fosse stato quello della fede. Questo lo rendeva incomprensibile nel contesto d'una civiltà che si riconosceva soltanto nella forza o nell'arte del pensiero. Quale Dio poteva essere un Dio così geloso di se stesso e del suo popolo da non tollerare d'essere esportato al di fuori del suo piccolo territorio? Non era forse responsabile d'aver tolto a Israele ogni velleità d'espansione sia politica che economica, al di fuori della sua provincia? Sappiamo bene come l'autore sacro, il quale valuta soltanto religiosamente la storia che scrive, parli di Acab come di un empio su tutta la linea, 1 Re 16,30-33, mentre a giudizio degli storici questo principe si dimostrò re avveduto e anche valoroso. Impiantare in terra straniera templi e simulacri delle proprie divinità fu un vanto per tutti i popoli dell'epoca. Pensiamo ai templi alle divinità greche o a quelle di Roma, disseminati sul cammino delle loro conquiste. Invece al re Giosia, qualche decennio prima della distruzione di Gerusalemme, e dietro ispirazione di Geremia e della profetessa Ulda, parve blasfema perfino la presenza di alcuni antichissimi santuari yavisti nel suo territorio. Vedi secondo Re 23,8. Procedette allora a una sistematica distruzione, accentrando sul Sion tutto il culto e la celebrazione delle festività religiose. Riconosciamo perciò che nessuna sciagura ad alcun altro popolo costò, in libertà e talento, quanto a Israele costò il privilegio della elezione a popolo dell'alleanza e delle promesse. La coscienza della sua unicità non può essere ascritta a semplice orgoglio. Frammezzo a tanti disastri, quindi, per chi non fosse stato saggio al punto da considerare in silenzio le grandezze di Yahweh, il Dio del Sion non poteva esistere come tale. Questa obiezione si era senza dubbio infiltrata anche in Israele, almeno stando a quanto alcuni salmi lamentano, tanto più doveva trovar credito presso le nazioni, soprattutto nel periodo dell'esilio, quando a dubitare di Yahweh non furono i soli pagani. Abbiamo udito cosa ne pensasse il re Assiro Sennacherib. Sicché allo stolto dell'epoca era più consono negare l'esistenza di Yahweh che non assurgere a una negazione della divinità nell'ordine filosofico del pensiero. D'altronde a un tale procedimento la Bibbia non avrebbe dato alcun credito, almeno nei libri di origine palestinese, poiché essa si dimostra naturalmente refrattaria a una confutazione dialettica di questo genere di avversari. Come nessuno lo farebbe per il sole. Del resto, lo stesso Salmo 53, da noi preso in esame, evita di fare quanto ogni sapiente avrebbe fatto, ribattere cioè l'asserzione con argomentazioni corrispondenti e opposte. Se il Salmo non lo fa, si vede che il senso inteso dal salmista quanto all'asserzione «Dio non esiste» non è quello che comunemente si intende. Il salmista vede la questione come posta in senso storico, e cioè, questo Yahweh, Dio del Sion, non esiste, lo dimostrano i fatti. Anche l'interscambio del nome Elohim con Yahweh, come testimoniano alcune varianti del Salmo nei codici manoscritti, va in questa direzione, e cioè, non è in questione il concetto generale della divinità, ma il nome di Yahweh inteso come Dio nazionale di Israele. Se non è quindi una negazione filosofica, è uno scherno. Di rimando il salmista addebita alla corruzione del cuore l'asserzione, ritorcendo sull'irrisore la causa di una cecità che si rifiuta di leggere nella storia. Infatti, a prova della potente presenza di Yahweh in mezzo al suo popolo adduce due eventi, a suo giudizio luminosi per evidenza. Li sceglie nel contesto dell'esilio. Con il primo si rifà all'episodio dell'invasione assira, già citata, quando Yahweh disperse l'armata straniera senza guerreggiare. Vedi seconda Re 19:35-37, mentre il secondo è una profezia della restaurazione della comunità israelitica sul Sion con il ritorno dei deportati, un avvenimento che la Bibbia saluta come una risurrezione d'un intero popolo da morte. Il salmista legge, dunque,
La prova dell'esistenza del suo Dio sul piano della storia alla luce della fede, la quale, tuttavia, non lo dispensa dalla beffa che si leva intorno a lui da ogni parte. Dov'è il vostro Dio? Non esiste. Quel ritornello, riferito da salmisti e profeti, è la siepe entro cui si snoda la via della passione del nome, mentre Israele avanza verso la salvezza.